Allora, noi ci troviamo praticamente in periferia di Palermo. Questa era una zona, questa si chiama Fondo Micciulla. E qui ci sono diversi fondi che a livello storico non parliamo di chissà quanti anni fa, ma parliamo anche di 70 anni fa. Questo era un luogo dove moltissimi dei palazzi che ci sono non erano esistenti, era tutto un luogo dedicato all'agricoltura e per cui praticamente quello che era soprattutto all'origine la Conca d'Oro, che man mano è andata cambiando. La storia di questo posto è molto particolare perché praticamente questo luogo era il giardino di mio suocero, che fra l'altro comprende altri appezzamenti qua nella zona, dove coltivava soprattutto agrumi, nespole e limoni. Poi mio suocero è venuto a mancare e abbiamo ereditato con mia moglie questo luogo. E allora ho mollato con un grosso sacrificio e anche non in maniera molto leggera il mio lavoro, perché trovavo nel lavoro che facevo diversi aspetti etici che non mi stavano bene. E per una mia scelta personale ho deciso a un certo punto di iniziare a fare il contadino. Quando io ho lasciato il mio lavoro io ero con uno stress altissimo e con quasi un esaurimento nervoso. E questo luogo mi ha dato la possibilità di rinascere e di crescere. Non lo so qual è il motivo, poi alla fine non lo so, ma è un dato di fatto. E in più, quando io sono qui a guardare le mie piante, quando sono qua, io elaboro i nuovi progetti. Per cui è un luogo anche, se vogliamo, di meditazione. Questo periodo di transizione è stato all'inizio molto difficile. Cioè mi sono ritrovato, fra l'altro all'inizio, senza avere nessuna esperienza. Però subito, dopo un anno così, ho iniziato soprattutto a stare meglio io. E questo è il primo passo che ho fatto. Ho iniziato imparando soprattutto dagli agricoltori e per me è stata una grande formazione che è associata allo studio ovviamente che ho iniziato. Man mano ho iniziato con questo progetto di avere un giardino che potesse soddisfare le esigenze per l'uso di una famiglia. Tant'è vero che io sono partito, fra l'altro, da un sistema di coltivazione convenzionale, che conosco bene per via proprio di quello che è stato il mio approccio iniziale. Per cui l'idea, prima di arrivare al giardino della biodiversità, è stata quella di iniziare ad ampliare le varietà botaniche. Chiaramente a un certo punto mi sono posto delle domande e soprattutto essendo che utilizzavo questi prodotti che coltivavo per uso personale, iniziai ad approcciarmi a quello che era la metodologia proprio dell'agricoltura biologica. Ho iniziato a studiarla, però mi ritrovavo due realtà molto contrastanti, perché il contadino che invece era radicato con l'agricoltura convenzionale e io che iniziavo un approccio diverso. Io non ho avuto mai a quel punto un atteggiamento di contrasto contro l'agricoltore, perché l'agricoltore per me era sempre un portatore di sapere e che per me era fondamentale, ma dovevo fare sì di fare sposare le due realtà. Per cui poi alla fine facevo un'elaborazione fra i due sistemi del convenzionale e andavo verso il biologico, però lui mi portava esperienza, sapienza, cosa fondamentale. Man mano che sono andato avanti con il biologico mi sono fatto altre domande. Io non sto usando ad esempio contro alcuni parassiti degli insetticidi che sono dannosi anche per l'uomo, ma sto usando degli altri prodotti che sono ugualmente degli insetticidi, però magari non hanno quell'impatto sistemico e quell'impatto ambientale come quegli altri insetticidi, per cui per la salute non sono probabilmente molto dannosi perché sono consentiti in agricoltura biologica, ma non sono selettivi. Allora ho iniziato ad attenzionare quello che è l'ecosistema. Io ho lavorato pure su quello che è la vitalità del suolo, per cui ho iniziato a fare sì che questo suolo iniziasse a essere vivo. Vivo significa avere quella diversità e quella biodiversità microbica che è fondamentale. Per cui se io non metto il concime e non emetto e non faccio trattamenti è grazie
al suolo che praticamente mi concima in forma naturale gli alberi. Un dettaglio che è indice della salute del suolo è il fatto che le erbe spontanee tu non trovi un'espansione di una sola varietà, ma le trovi mescolate fra di loro, cioè c'è una biodiversità all'interno delle erbe spontanee, cioè è sempre l'equilibrio che deve stare al centro di tutto, l'equilibrio dei valori nutritivi, dei fattori proprio ecosistemici che sono fondamentali. A quel punto poi c'è stato un ulteriore passo avanti e ho creato la mia associazione, che è l'Associazione Coltivare Bionaturale. Negli anni, fra l'altro, mi sono accorto che senza saperlo, scoprendo poi altri sistemi di agricoltura come il biodinamico, la permacultura ad esempio, cioè mi ritrovavo praticamente allineato con questa metodologia, per cui ho fatto un percorso inverso, cioè senza saperlo io mi sono ritrovato dentro dei sistemi attraverso poi un'evoluzione e un'elaborazione che ho fatto io stesso. Da lì poi mi è stato detto: Luigi, ma perché tutto quello che hai acquisito e visto i risultati che stai avendo, perché non metti a disposizione degli altri i tuoi saperi? E a quel punto è nata l'idea, attraverso un'associazione a cui mi sono appoggiato, di iniziare a fare dei corsi di orticoltura. Però anche lì ho fatto un'elaborazione. Un corso di orticoltura non può definirsi in un incontro, due incontri, deve essere un'esperienza vissuta profondamente e devi capire tutto il ciclo vitale delle piante. E da lì è stata una grande innovazione, perché ho iniziato a progettare il primo corso di orticoltura e frutticoltura che durava un anno, in maniera tale che tu parti da un inizio e ritorni da dove hai iniziato nell'arco dei 12 mesi. Io ho voluto scegliere la ricerca, la sperimentazione, dopodiché la diffusione e la promozione di quello che è un'agricoltura sostenibile. In tutto questo, per caso, mi sono ritrovato a gestire delle attività con ragazzi disabili e anche lì ho visto i benefici che l'agricoltura può rilasciare, se è fatta in una certa maniera, a questi ragazzi. Io ho lavorato sempre cercando sinergie con altri, perché da soli non si arriva da nessuna parte. Io, se devo dare una mia definizione, mi definisco esperto in agricoltura bionaturale, che è il metodo che ho creato io e di cui ho stampato un manuale. Un aspetto positivo è cercare di dare un polmone a questa città, per cui cercare di evitare che quella fonte di energia per la città stessa vada persa. Per cui questo è uno dei motivi, secondo me, principali. L'altro motivo è il luogo in sé, proprio il Giardino della Biodiversità. È stato un luogo dove tantissimi dei miei corsisti hanno vissuto delle esperienze uniche. Queste esperienze uniche sono praticamente a 10 minuti dalla città. Oggi viviamo un grande abbandono di queste aree urbane. In Sicilia c'è grande abbandono dappertutto, ma soprattutto in queste aree urbane si stanno creando tantissime situazioni di abbandono. Questa è un'area verde, storica, per cui praticamente qui non puoi fare nulla. Però il comune e le istituzioni dovrebbero garantire quantomeno la salvaguardia di questo bene storico, verde storico, perché così non ha senso. Cioè, se noi abbiamo un incendio qui, qua succede una devastazione. I miei programmi futuri quali sono? Sicuramente quello di continuare a promuovere, a diffondere buone pratiche. E allora io mi sono posto l'obiettivo di dare chiarezza alle persone e poi per coloro che sono interessati anche a livello tecnico scendere in profondità sugli aspetti tecnici e dare quella formazione per cui la divulgazione sui sistemi di agricoltura sostenibile, etica, che ritengo ormai una svolta necessaria. Sono speranzoso sul futuro perché ho messo su un gruppo, uno staff proprio per quanto riguarda il sociale e che sto formando in maniera adeguata, e già siamo veramente a livelli notevoli,
per loro continuare la strada che ho intrapreso. Sapere che qualcuno continua a portare avanti le buone pratiche e continua a camminare parte di quello che io ho elaborato e sono riuscito a mettere su, questo mi dà molta felicità. Sapere che invece poi tutto finisce mi dà tristezza, ecco, questa è un discorso troppo commovente, spero di no, però è quello che penso, per cui io penso questo e lo dico.